Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di doppi colpi e diciamo trovare una soluzione per poterli migliorare. Io immagino che tutti quasi, o tutti o meglio, a me capita di vedere che nel 99,9% dei casi i doppi colpi vengono imparati in questa modalità, quindi un movimento combinato di polso e dita. E quello che chiedo ora è, siamo sicuri che questa modalità sia quella giusta per poter gestire al meglio i nostri doppi colpi? Quindi che questa tecnica sia quella adatta? Ehm, io in questo caso purtroppo devo dire di no, o meglio, non è che non è adatta, ma è adatta ad un particolare range di velocità. Io stesso ho imparato i doppi colpi in questa modalità qui e cosa succedeva? Che arrivavo o ad una certa velocità e mi bloccavo, non riuscivo ad andare oltre, e questo provatelo anche voi, è una cosa che io faccio provare a fare sempre, quindi di partire da una bassa velocità, in questo caso mi impegno di usare questa tecnica, e salire. Quello che succede è o che si arriva a un punto dove siamo bloccati, oppure col salire di diciamo incrementare la velocità aumenta anche la nostra dinamica. Questo è quello che succede spesso in chi diciamo nelle persone che seguo o che si vogliono avvicinare a questo tipo di studio. Allora, perché dico che non è il movimento adatto, o meglio, è il movimento che è adatto ad un'altra fase di velocità? Andiamo innanzitutto ad analizzarlo questo movimento. Allora, ovviamente si parla di movimento combinato perché? Perché è un movimento che mette, diciamo, in gioco sia il polso che le nostre dita, e ovviamente possiamo farlo o in questo modo, lasciando quindi poi la bacchetta vicina alla pelle, che può essere un movimento adatto per lavorare poi successivamente su diciamo ghost note o cose del genere. Oppure un'altra modalità è quella di avere la nostra posizione di partenza e la nostra posizione di arrivo, sempre ovviamente utilizzando questo movimento combinato in questo modo qua. Ok, nel secondo caso, quindi in questa parte dove ho posizione di partenza e posizione di arrivo, vedete come il polso in realtà fa un movimento completo, diciamo, quindi un movimento e due colpi, perché il secondo colpo fondamentalmente lo dà la chiusura, ok? E non mi soffermo troppo su questo. Questo movimento già invece per esempio fa fare mezza, diciamo, io dico mezzo movimento al polso, perché basterà andare in questo caso da questa posizione qui e poi chiudere e andare giù, quindi il nostro polso farà mezzo, lavorerà esattamente alla metà rispetto a prima. Allora, quindi perché io dico che questa modalità non è proprio adatta per iniziare a lavorare e quindi a eseguire i doppi colpi? Perché trattandosi di movimento combinato, se vogliamo arrivare a determinate velocità, ovviamente quando avremo quel tipo di movimento, il polso sarà comunque una parte importante di questa fase meccanica, no? Quindi riuscirò ad arrivare a raggiungere delle velocità anche in base, soprattutto ovviamente a quanto lo provo, ma anche in base a quanto il mio polso è elastico e ha, diciamo, imparato, tra virgolette, a lavorare. Di questo ne parla moltissimo Scott Johnson, che vi invito ad andare a vedere, che è diciamo, il direttore della Blue Devils Drumline, e perché parla di questo range di velocità, perché lui in diversi suoi video appunto parla di questa modalità per l'uso della medium speed. Che cos'è la medium speed? È diciamo la velocità che va dai 130 bpm in su, quindi questa fase di velocità e di uso dei doppi colpi. Prima cosa succede? Che dobbiamo necessariamente, se vogliamo ovviamente avere dei diddle solidi, lavorare con che cosa? Con il polso. Ma perché? Perché a questa velocità è inutile
e questo io lo dico perché su di me ho notato proprio la differenza e anche la capacità di gestire la dinamica. Dobbiamo abituare il polso a lavorare a questa velocità, cioè è inutile che io faccia questo movimento. Perché? Perché posso usare tranquillamente un full stroke, ok? Sempre stando leggeri, ma salgo di velocità, polso. Guardate, io non sto facendo questo, magari da quella camera non ve ne accorgerete molto, ma ok, io quindi salgo di velocità e qui a questo range di velocità ho questo famoso movimento combinato. Se faccio questo test vedrete come in realtà, diciamo chi più chi meno, ma se io metto un 100 bpm o anche un 110 bpm, perché no? Ce la farò un attimo, ok, 110. È una velocità che riesco tranquillamente a gestire con i miei polsi. Ok, vado su, salgo ai 120, anzi, scusate, 122. Anche questa è, diciamo, una velocità che riesco a gestire solo con i miei polsi. Salgo, quindi vado a questa fascia medium speed 130. Sicuramente anche qui potrò usare i polsi, però perché non iniziare ad aiutarmi con il movimento combinato, quindi con la fase 2, la nostra seconda fase meccanica, e da qui in su allora questo movimento certo ci sta aiutando tantissimo. Sempre che poi andando a dinamiche più basse dovrò controllare comunque molto di più con il mio polso. Però medium speed, movimento combinato. Da qui posso salire e arrivare fino a dove io ovviamente riesco ad arrivare, e riuscirò ad arrivare dove? Fino a dove? Fino a dove ho allenato il mio polso, perché sul movimento combinato appunto c'è una componente legata al polso. Quindi vado su 202, ok, ancora qui riesco col mio movimento combinato, quindi vado su ancora e arrivo a, sto andando casualmente, 228, più o meno, sempre con il movimento combinato. Ora vado su, provo per esempio 242. Ah, qui già per esempio questo movimento combinato inizia a essermi un po' stretto. E allora a cosa... Fermati. Ok. A cosa a questo punto dovrò passare? Dovrò cambiare la mia meccanica se voglio superare quella soglia. E la meccanica qual è? Quindi dal movimento combinato fino a dove arrivo, e poi a quel punto passare a quello che è l'uso, diciamo, del mio avambraccio, sicuramente del polso e del controllo proprio del diddle. Anche qui è bene specificare che non sto facendo un press roll, quindi non si tratta appunto di un press roll, perché basta che sentiate il suono. Questo è un press roll, questo non è un press roll, ok? Stessa cosa, torniamo indietro. Vedete com'è il cambio proprio di fasi, quindi io fase 1, polso, full stroke, polso, 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 polso,
polso, polso, movimento combinato, vado su, qui arrivo al mio punto di stallo e allora cambio di nuovo meccanica e passo alla fase 3, torno indietro e faccio fase 3, fase 2, fase 1. Ovviamente questo a qualsiasi, cercare di farlo a qualsiasi dinamica, quindi vedete com'è difficile non far sentire il salto tra ogni, diciamo, fase tecnica. Questo a cosa ci aiuta? Ovviamente a gestire e a abituare il polso a lavorare nella sua fase 1 e sicuramente nella fase 2 avremo questa capacità di arrivare fino a delle, ovviamente delle diciamo delle velocità più elevate a seconda appunto di qual è poi il nostro limite, e poi passare a quella che è la fase 3. Ovviamente tutte queste fasi in cosa ci vengono utili? In base a come decidiamo di interpretare alcune figure. Io prendo ad esempio la figura di 3, quindi 3 note. Allora io ho l'accento in questo caso in prima posizione e decido di suonare questa prima posizione con un doppio colpo o diddle. Quindi in questo caso, anche se salgo di velocità, movimento combinato per quei doppi colpi. Qui sono già, diciamo, passato alla fase 3, ma detto questo, interpretandoli potrei andare anche a creare delle figure diverse. Quindi ipotesi: viene una sorta di paradiddle, perché io ho deciso di utilizzare il polso per quei due colpi e, diciamo, allargarli. Ok, medium, infatti vedete, ok. In questo caso fase 3, dove stringerò la mia figura ok. Vedete come in realtà le tecniche ci aiutano anche molto a gestire queste cose, magari trasformare un diddle, o come per esempio anche il grande John Button parla di quelli che sono i rulli. Ok? Oppure che anche qui sui rulli molto spesso vi è una difficoltà nell'eseguirli proprio, e succede questo. Anche a me succede spesso questo, quindi anche qui perché dobbiamo imparare a gestirli anche proprio con il nostro polso. Quindi niente, spero che questa lezione vi sia piaciuta, e lezione, diciamo, chiacchierata. Ovviamente tutti questi argomenti li trovate sul corso The Marching Method and Drums anche. Qualora non lo conosciate potete andare sul mio sito www.michelescotti.com e scaricarvi delle prime free lesson dove parleremo appunto proprio dei movimenti, quindi delle tipologie di movimento. Faremo un po' delle chiacchiere generali su questo, e quindi niente, se non lo conoscete vi invito ad andarvelo a vedere, tanto voglio dire, le prime lezioni sono gratuite, non costano nulla. Quindi niente, vi ringrazio, mi raccomando, usate i polsi, quindi cerchiamo di migliorare questi doppi colpi o diddle proprio utilizzando e rinforzando i nostri polsi, e fatemi sapere se questo video vi è magari stato utile oppure no. Ok, ciao ragazzi, buono studio, buona giornata, ciao.